Molto semplice. L'Italia, viaggiare. I monumenti, il cibo, l'arte, la cultura. Queste sono le ragioni per cui si va in Italia. Dovremmo parlare solo qualcosa più di sostanzioso. Le cose che molte persone non rilevano. Allora, che cosa? Ragazzi, guardate qui. È un articolo che dice di Pompei. È in pericolo? Ma perché? Cosa gli succederà? Che cos'è il problema? Ascoltate. L'Italia è un paese dei 5 più visitati del mondo. Per secoli i turisti sono andati a vedere i suoi luoghi famosi, la Torre Pendente di Pisa, il Colosseo, il Duomo di Milano, la Basilica di Santa Maria del Fiore, il Canale di Venezia e le rovine di Pompei. Gli americani simili a noi visitano questi luoghi, ma non capiscono in che modo sono conservati. Ci piacciono i luoghi italiani nell'album di foto e su Facebook, ma non vediamo che molti deteriori hanno senza la cura appropriata. UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riconosce i siti del mondo intero che rappresentano importanza culturale o naturale. Questi siti si chiamano i patrimoni dell'umanità. L'Italia detiene 47 di questi siti, il numero più alto rispetto all'intero mondo. UNESCO procura 4 milioni di dollari all'anno per il finanziamento della manutenzione dei suoi quasi 1000 siti. Questa quantità è tanto piccola per aiutare tutti. A questo riguardo esiste un gran problema. A causa della crisi finanziaria che continua in Europa, l'Italia ha fatto i tagli di budget a tutto campo. Per una dimostrazione di questi tagli, ci focalizziamo sull'esempio famosissimo che oggi, ha bisogno della manutenzione e i fondi. Pompei. La città che è stata distrutta e preservata allo stesso tempo dal disastro 2000 anni fa e minaccia crollare per un calo in fondi e tentativi di conservazione. Dal 1997 il personale è diminuito da 279 a 197 persone e nel 2010 la scuola a Marturaro è crollata. C'è una barzelletta che Vittorio Dezza, il capo dell'ambiente, un gruppo di conservazione, ha detto: il 60% della cultura nel mondo è in Italia, il resto è sicuro. Questo è buffo e anche triste, ma la verità è che senza l'aiuto necessario, Pompei, il Colosseo, il Duomo di Firenze, i Sassi di Matera, il Pantheon, la Torre di Pisa, i canali di Venezia e molti punti di riferimento saranno finiti. Non più ci saranno questi monumenti che rappresentano la storia del mondo e si troveranno solo nei libri vecchi, immagini, film e miti. Però questo carico non appartiene solamente all'Italia. Come l'UNESCO riconosce i patrimoni dell'umanità, dovremmo capire che per riconoscere un sito con questo titolo, Patrimonio del Mondo, mette la responsabilità per la conservazione di questi siti anche sulle nostre spalle, non solamente su quelle dell'Italia.
Noi dovremmo essere i cittadini del mondo e dovremmo essere responsabili per il nostro patrimonio del mondo. L'Italia non è la nostra attrazione turistica personale. Il patrimonio culturale di questi siti non è importante perché ci diverte, ma perché è una parte importante della storia di tutti noi. Inoltre, l'architettura meravigliosa, l'arte e l'eredità in Italia non durerà per sempre o anche nel prossimo futuro se non ci prenderemo cura di queste cose correttamente. Adesso, che cosa possiamo fare? Sii un turista educato. Sì, un volontariato per l'UNESCO. Dona alle organizzazioni non profit come Italia Nostra. O alle altre che sono devote al ripristino e alla conservazione dei siti di eredità italiana. E certamente impara. 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 Impara l'italiano.